Uno dei modi che mi piace di più per studiare una lingua straniera è guardare un film o una serie TV in lingua originale. Oggi ti parlo delle ultime 5 serie TV italiane che ti consiglio se stai studiando l'italiano. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se anche tu stai studiando questa lingua, ricordati di iscriverti al canale per non perdere nessun video futuro. Iniziamo! La prima serie di cui ti parlo è Costanza, una serie TV che ho trovato su Rai Play ed è tratta da un libro di Alessia Gazzola. Costanza è una paleopatologa siciliana e mamma single della piccola Flora. All'inizio del primo episodio, Costanza ha appena finito un turno da rider, che è un lavoro che svolge temporaneamente, quando arriva a casa e trova una lettera ad aspettarla. Ha vinto un assegno di ricerca per l'Università di Verona. Costanza decide così di trasferirsi a Verona e va a vivere dalla sorella Antonietta, che vive e lavora in quella città come psicologa. Ma in quella città abita anche Marco, che è il papà della piccola Flora, ma che lei non ha mai conosciuto, perché appunto Costanza, dopo aver passato una notte d'amore 7 anni fa, torna in Sicilia, la sua regione d'origine, e così Flora non ha mai conosciuto suo padre. Ovviamente quando Flora scopre che suo padre abita nella stessa città, vuole conoscerlo e insiste molto con Costanza per presentarglielo. Parallelamente alla vita privata di Costanza, noi guardiamo anche le sue ricerche, il suo lavoro, che coinvolgono una principessa medievale di nome Selvaggia di Staufen. Cosa mi è piaciuto di questa serie? Sicuramente la varietà linguistica e la presenza di alcune parole in siciliano, per esempio amuni, che significa andiamo, forza, oppure spesso Antonietta dice a Costanza che camurria che sei, che è un'espressione siciliana per dire che noia, che fastidio che sei. Ho trovato poi molto interessanti le scene del lavoro di Costanza, tra scienza e medicina e un mistero da risolvere. Soprattutto ho amato la storia parallela di Selvaggia di Staufen. Cosa non mi è piaciuto di questa serie? Ho trovato la storia d'amore tra Costanza e Marco un po' ridicola e molto forzata, non mi ha coinvolto per niente. Anche il triangolo amoroso tra Costanza, un suo nuovo collega di Verona, e Marco non mi è piaciuto assolutamente. Penso poi che il ritmo a volte fosse un po' troppo veloce e avrei preferito che rallentassero il ritmo della storia. Infine, io non ho letto il libro da cui è tratta la serie, ma ho sentito che è molto meglio della serie TV e che soprattutto c'è un'attenta ricerca storica da parte della scrittrice su Selvaggia di Staufen. Prima di andare avanti con gli altri consigli, vorrei parlarvi ancora una volta di Lingopie, che se mi conoscete da tempo ormai avete imparato a conoscere anche voi. Lingopie è una piattaforma che combina l'intrattenimento con una vera lezione di lingua straniera. Infatti su Lingopie potete trovare serie TV, film, ma anche podcast e audiolibri e degli strumenti utilissimi che trasformano la visione di un prodotto in una vera e propria lezione di lingua. Oggi vorrei parlarvi in particolare del catalogo di Lingopie. Infatti è vastissimo ed è costantemente aggiornato con nuovi contenuti. Qualsiasi sia il vostro livello di italiano, l'ampia scelta di film e serie TV di Lingopie vi garantisce di trovare qualcosa adatto al vostro livello e ai vostri interessi.
Dal menu infatti potete usare questi filtri per scegliere il livello linguistico, diviso in elementare, intermedio ed esperto. Potete anche scegliere la durata del video, corto, medio o lungo. Infine potete scegliere il genere che preferite, drammatico, commedia, documentari, cartoni animati, film per bambini o per la famiglia. Lingopie vi propone anche delle sezioni che potete sfruttare se proprio non sapete cosa guardare. La top 10, per esempio, dei video più guardati, i video beginner friendly, ottimi per chi è principiante, o Italian Summer, perfetti da guardare in estate. Se poi avete anche un abbonamento Netflix o Disney Plus, su Lingopie troverete anche le migliori serie TV dei loro cataloghi. Ormai mi conoscete e sapete che mi piace tantissimo Lingopie e che lo uso sempre quando guardo una serie in francese o in spagnolo, perché è un utilissimo modo per imparare una lingua straniera in modo divertente ed efficace. Se anche tu vuoi provare Lingopie, clicca nel primo link in descrizione per avere una prova gratuita di 7 giorni e uno sconto del 55% sull'annual plan. La prossima serie di cui vi parlo l'ho trovata proprio su Lingopie e si intitola I 30 sono i nuovi 60, una webserie scritta da Lucio Laugelli. I due protagonisti della serie si chiamano Miki e Mauri, due ragazzi italiani poco più che trentenni che, restando seduti sul divano di casa, in ogni episodio trattano uno o più temi legati alla vita dei trentenni italiani. La serie affronta in chiave ironica i problemi tipici di questa fascia d'età. Ad esempio, nell'episodio 1 si parla di voto, oroscopo e qualunquismo, cioè un atteggiamento di indifferenza verso la politica e i problemi sociali. Cosa mi è piaciuto di questa serie? Innanzitutto gli episodi sono brevissimi, dai 2 ai 4 minuti, quindi sono perfetti per chi studia l'italiano, perché sono proprio delle piccole, brevi lezioni. In secondo luogo mi sono molto piaciuti i dialoghi perché sono autentici, contemporanei, ricchi di espressioni italiane colloquiali, di slang e anche di qualche parolaccia. Cosa non mi è piaciuto di questa serie? Qualche battuta sessista. La prossima serie di cui vi parlo si intitola Antonia. È una serie del 2024 composta da 6 episodi di circa 25-30 minuti. Antonia, la protagonista, è una giovane attrice di circa 30 anni che nel giorno del suo compleanno vive una giornata disastrosa. Innanzitutto litiga con il compagno. Poi perde il suo lavoro, perde il posto di lavoro e, in seguito a un malore, viene ricoverata in ospedale dove scopre di avere l'endometriosi, una malattia cronica e molto invalidante che le causa fortissimi dolori durante le mestruazioni da tutta la vita. Nel corso dei 6 episodi Antonia cercherà di rimettere insieme i pezzi della sua vita che sono andati a rotoli e soprattutto cercherà di affrontare e accettare questi dolori e questa malattia con cui convive da sempre. Cosa mi è piaciuto di questa serie TV? Innanzitutto lo stile e il tono scherzoso, che mi ha ricordato molto Fleabag, che è una delle mie serie TV preferite. Poi ho trovato davvero interessante, intelligente e necessario come hanno affrontato il tema dell'endometriosi, che non è praticamente mai rappresentato in televisione. Infine mi sono piaciuti molto i flashback della vita di Antonia. Li ho trovati molto coinvolgenti, ben fatti, anche se un po' surreali. Cosa non mi è piaciuto di questa serie TV? Niente da segnalare, mi è piaciuta tantissimo.
La quarta serie TV italiana di cui vi parlo si chiama Maschi Veri ed è il rifacimento, cioè il remake, di una serie TV spagnola, Machos Alfa, e vuole affrontare in modo ironico e divertente il tema attuale della mascolinità tossica. Seguiamo le vicende di 4 amici quarantenni, Mattia, Luigi, Massimo e Riccardo, alle prese con delle crisi familiari e personali. Mattia, appena separato, cerca di rifarsi una vita con l'aiuto della figlia adolescente, che lo iscrive su Tinder. Luigi ha problemi con la moglie, che finisce per tradirlo con il personal trainer molto più giovane di lei. Massimo perde il lavoro per atteggiamenti sessisti mentre la compagna sogna di fare l'influencer. Riccardo, che tradisce la fidanzata Ilenia, rimane sconvolto da una richiesta di lei. Ilenia desidera trasformare la loro relazione in una coppia aperta. Cosa mi è piaciuto di questa serie TV? È innanzitutto una serie TV divertente che tratta argomenti molto contemporanei. I dialoghi sono ben scritti e divertenti e infine la lunghezza degli episodi è interessante perché è di circa 25-30 minuti, quindi perfetti per voi che studiate l'italiano. Cosa non mi è piaciuto di questa serie? Trovo che sia una serie un po' superficiale, perché anche se è una serie comica, avrei preferito che trattasse in maniera più approfondita il tema della mascolinità tossica. In secondo luogo, non mi sono piaciuti per niente i personaggi femminili. L'ultima serie di cui vi parlo si intitola Il Baracchino e l'ho trovata su Prime Video. È una serie animata in bianco e nero composta da 6 episodi di circa 15 minuti. Questa serie l'ho lasciata per ultima perché la consiglio agli studenti avanzati. Infatti il ritmo è molto veloce. I dialoghi sono pieni di espressioni colloquiali e riferimenti alla vita e alla cultura italiana e inoltre è presente una buona varietà di accenti italiani, tutti argomenti che richiedono una buona, anzi ottima, comprensione dell'italiano. Il Baracchino è un locale che in passato era molto famoso per i suoi spettacoli comici, ma che adesso sta per chiudere. Claudia è una giovane ragazza che sogna di diventare direttrice artistica e che vuole salvare il Baracchino. Non si arrende al suo fallimento. Così Claudia convince il proprietario del baracchino a organizzare delle serate open mic con una serie improbabile di comici per farlo tornare al suo vecchio splendore. Cosa mi è piaciuto di questa serie? Innanzitutto è una serie TV unica nel panorama italiano, è molto originale e creativa. In secondo luogo è un mix perfetto di risate, ironia, ma anche di momenti commoventi. Infine i personaggi sono fantastici, irresistibili e sono anche doppiati da alcuni tra i comici più famosi italiani, per esempio Lillo, Michela Giraud e Pilar Fogliati. Cosa non mi è piaciuto di questa serie? Niente. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Io spero di avervi consigliato 5 serie TV italiane che non conoscevate e a cui darete una opportunità durante quest'estate. Se vi è piaciuto il video ricordatevi di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento futuro. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.